Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Un saluto da Michele. Numero 51. Eccoci qua. Adesso andremo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, soprattutto per quelli che non hanno fatto la collezione, perché come dico sempre, chi già ce l'ha non avrebbe bisogno di questa mia, attenzione, cioè a farvelo vedere. E quindi adesso per loro andrò a farvi vedere l'interno del fascicolo. Qui abbiamo la pagina destinata ai servizi, copia garantita, informazioni e assistenza, se hai perso qualche numero. Sto cercando di inquadrarlo tutto, ragazzi. Lo alzo ogni tanto così vi faccio vedere meglio. Comunque, arriva al mandarino, destini opposti. Ecco qui, ci tengo a farvi vedere anche il fascicolo. La guerra si inasprisce, il titolo qui. Questo lo leggete da voi. Perché sono proprio belle le immagini. Qui abbiamo quello che è contenuto nel fascicolo come i pezzi appunto poi da assemblare, ma lo andiamo a vedere dopo. Ci arriviamo subito. Anche qui stessa cosa, ecco qui. Uomo di latta, un eroe fragile. Qui abbiamo Capitan America. Guardate che disegni, che belli. Non ho ancora letto la storia perché mi è solo arrivato ieri, però vi garantisco che leggerla è veramente interessante. Io leggevo tanti anni fa, come ho detto prima nell'altro video, i Fantastici 4, l'Uomo Ragno, ma neanche tanto. Invece Iron Man e prima ancora l'Uomo Ragno ultimamente mi ha preso molto, quindi devo dire che più li leggo e più mi piacciono. Spero si vedano abbastanza bene le immagini, ragazzi. Più di questo io con quello che ho non posso fare. Armatura 616, nuovi colori. Ecco qua. Il fascicolo è finito. Qui ci dice cosa ci sarà nella prossima uscita, che andremo a vedere nel video che farò successivamente, che è la 52. Questa è la 51. 51. Allora, andiamo a vedere la 51. Uscita numero 51. Eccola qui. Ragazzi, vi dico subito che io mi sono portato un po' avanti, proprio per evitare che già io sono uno che con i filmati vi rovino, ragazzi, sono troppo lungo, però ci sto lavorando, dai, e quindi mi sono portato un po' avanti e vi dico in che cosa, chiaramente. Praticamente questo l'ho già aperto, ho già fatto l'assemblaggio e il disassemblaggio per vedere un po' i vari difetti che ci potevano essere, ma difetti, ragazzi, che per me, diciamo, sono dei piccoli difetti. L'armatura, anche se non intervenite, è stupenda lo stesso, però io sapete, sono fatto così. Allora, all'interno troviamo, come potete vedere, due sacchetti, due bustine, LM e IM, dove M metallo nero, vedete, invece in plastica viene contrassegnato con il colore blu, LM e IM. Per aprire i sacchetti ricordatevi, pollice e indice, non fate così che diventate matti e li rompete, pollice e indice, sfregamento, e il sacchetto si apre, ok? All'interno troviamo, vedete, trovate un pezzo che voi non troverete, che è questo qua. Poi vi spiego cos'è. Mettiamo un momento da parte la molla, i due ingranaggi dentati che vedete che sono già, oh là là, aspettate, cominciamo già bene, ero fuori, aspettate ragazzi, aspettate, mettiamo tutto qua a vista, perfetto, la molla, come potete vedere manca questa qua, manca perché non che manchi, l'ho già sistemata io, la rondellina che era qui, proprio perché mi sono portato avanti. Allora,
nel filmato, chiedo scusa, nelle istruzioni ci dicono di usare il biadesivo per andare ad applicare in fondo questa qui, la rondellina. Questa rondellina, ragazzi, è il guidamolla di questa, non è l'appoggio della molla, ma è il guidamolla, cioè il diametro di quella rondellina è il diametro interno della molla. Vedete? Quindi evita che la molla faccia questo in fondo, destra e sinistra. Io il biadesivo non lo metto semplicemente perché si può staccare con gli anni. Chi se ne importa, ragazzi, cioè ve lo dico, lasciate perdere, io sono esagerato, lo ammetto già da me, per cui ho messo un bicomponente. Io ho usato questo, l'epossidico, come avevo già fatto vedere nell'altro filmato, ho messo 2 puntine sotto e l'ho bloccato, quindi il biadesivo non l'ho messo. Comunque, per chi mette il biadesivo o il bicomponente, aiutatevi con una penna, mettete, calzate la plastica, la rondellina, questa qui per capirci, la 51E, la rondella di plastica, la guidamolla, la piazzate all'interno, la fate calzare in una penna, quello che avete voi di cilindrico, e poi vi aiutate così semplicemente, la girate al contrario e centratela un po' perché non è che è perfetta, quindi lasciate il foro centrale libero. Detto questo andiamo avanti. Mi sono passato, allora qui andiamo a prendere il 48 e il 49, che è questo pezzo qua delle uscite precedenti. Questo invece è il 50, che l'avevamo montato prima, abbiamo solo inserito le 2 rondelle, ok? Vedete che sono un po' colorate, manca un po' il colore nero, perché io, come vi ho già detto, anticipato, l'ho già montato e smontato per vedere un po' se c'era qualche problema, e qualche problema l'ho trovato. Allora, ho passato già le viti, ragazzi, non so se potete vedere, ma all'interno qua c'è già il filetto fatto, 1 e 2. Le viti che io ho messo, ovviamente le sue, che sono le IM. Io ve lo consiglio, ragazzi, mai nella plastica, anche se avete olio a silicone, non lo usate nella plastica, perché la plastica non è che sia chissà che plastica. Col tempo si spaccano le plastiche con l'olio, ve lo garantisco, ragazzi, soprattutto le plastiche che non sono proprio in ABS. Allora, invece, mettete un po' di grasso. Io uso questo, come vi avevo già fatto vedere, ma vasellina, qualsiasi grasso, ragazzi, il W40, quello che volete. Sporcate la vite all'interno e andate a passarla prima in un filetto, avvitate fino in fondo piano piano che non si rompa, svitate e l'andate a passare nell'altro senza aggiungere più grasso, tanto è già ingrassato, e poi pulite sia la vite, il filetto della vite, che qua, così che non tocchi la plastica, e basta. Questo vi serve, ragazzi, perché quando andrete poi, serve sempre, ma quando andrete poi a schiacciare questo con la molla dovrete pur far fatica se non avete fatto il filetto per far entrare le viti all'interno. Così facendo è tutto più semplice. Poi, ragazzi, io ve lo dico, fate ovviamente quello che più ritenete giusto voi. Allora, andiamo a prendere i nostri bei cacciaviti. Ecco qua, leviamo il grasso che non ci serve più, leviamo anche questo. Eccoci qua, ragazzi. Cosa ci dice di fare? Allora, prendiamo questo e ci dice di prendere la rondella dentata che... dov'è? Eccola qua, già stavo dicendo ho perso qualcosa. Andiamo a posizionarla così, all'interno. Vedete? La rondella dentata, eccola qui, 51B. E andiamo a metterci le 2 serie di viti LM. Io anche qui, ragazzi, l'altra volta l'ho passato, ve lo ricordate, il grasso, e quindi adesso scorre che è una meraviglia. Andiamo ad avvitare uno, vedete, guardate, tac, non faccio alcuna fatica, ragazzi. Cioè qua non si tratta di dire ok, passatelo così tanto perché ve lo dice Michele. No, ragazzi, è meglio. Ecco qua, guardate come girano, perfetto, è arrivata, basta, stop. Fatto questo, dovete fare prima la prova. Per fare la prova vi consiglio sempre di mettere del grasso, sempre, perché comunque, ragazzi, il grasso serve. Andiamo a prendere qualcosa, eccolo qui, sporchiamo così. Ah, questa è la vasellina. Pensate, ho parlato del grasso prima, ma questa è la vasellina. Aspettate, io vado a prendere il grasso, andrebbe bene anche questa, ma c'ho il grasso e perché non mettere il grasso? Arrivo subitissimissimo. Eccolo qua. Ecco qua, ragazzi. Il buon Michele.
fa sempre i suoi pasticci. Ma infatti, perché siccome ho fatto il disassemblaggio prima e mi è servito per un'altra cosa, per dei gommini dell'OR, avevo usato la vaselina tecnica. Questo è il grasso di cui vi parlavo prima. Allora, poco male, ecco qua. No, perché se no dite questo è matto, dice va bene anche la vaselina, ma dice sta mettendo grasso e mette la vaselina, e avete ragione. Allora, guardate, andate semplicemente uno a sporcare soltanto una parte, ragazzi, cioè nel senso la rondella dentata non andate a sporcare sia una che l'altra che fa l'accoppiamento, ma soltanto una, perché poi appunto quando fa l'accoppiamento il grasso si distribuisce da solo. E il grasso serve, ragazzi, perché comunque non dovete giocarci e siamo d'accordo, ma gli ingranaggi il grasso lo metterei. Poi non è che se non mettete il grasso il robot non si monta, ragazzi, sia ben chiaro. È sempre meglio specificarle queste cose. Poi, ecco qua, queste due rondelle, ragazzi, andiamo a prendere chiaramente anche la precedente uscita che era la 49, se non sbaglio, che è questa. E anche qui troviamo un pezzo di alluminio che non è presente perché me lo sono fatto io, ragazzi. Perché se andate a vedere i filmati del ginocchio sinistro, dell'articolazione, è la stessa cosa che io faccio adesso qua. Per cui non vi sto a spiegare di nuovo tutto, ragazzi, altrimenti non ne veniamo più a capo. Il filmato dura 3 ore, ok? Ve l'ho già fatto vedere nel ginocchio sinistro, andate semplicemente a guardare i video lì, ok? Allora, sia questa rondella che questa sono identiche, per cui non vi preoccupate. Cosa ci dice di fare qui? Guardate bene. Il disegno qua, se guardate, attenzione, ecco qua, ci fa vedere che la punta, diciamo la punta del segmento, non è perfettamente in linea con questa, ma è un po' a destra e noi dobbiamo fare così. La prendiamo, vedete? Non la metto così, vedete la linea qua del segmento, ma la devo mettere un po' verso destra, come ci fa vedere lì. Mentre l'altra la mettiamo perfettamente diritta, così. La linea ve la danno questi due perni, vedete? Questa linea con questa. Controllate solo destra e sinistra che siano centrate. Ecco qua, ok? Dopo aver fatto questo, prendiamo le due molle, una, e due, e non è facile montare e spiegare, ragazzi, le modifiche, ve lo garantisco. E poi andiamo a prendere le due leve. Le due leve, ok? Una è qui, vedete io ho già fatto prima il lavoro, ho messo in fondo le rondelle come ho detto prima col bicomponente, una e anche due all'interno, vedete? Qua. Allora, poi questa è la parte bassa, la parte alta della coscia, la andiamo a mettere così, appoggiata così. Questa è la parte, ragazzi, ditemelo che sono fuori, che sono fuori immagine. Ok ragazzi, sto scherzando, come fate? Grazie, grazie che capite. Allora, poi fate così, mettete questo sopra così, guardate, girate questo così, tenete premuto e andate a centrare con la leva, vedete? È molto semplice. Ecco qua, l'ho già messo, vedete? Adesso tenendo premuto andiamo a mettere le due serie di viti IM. Qua si avvita facilmente, ragazzi, perché prima mi sono passato i filetti dentro. Ecco perché vi dico, ragazzi, fatelo, guardate con che facilità io l'avvito. Non devo tribulare, perché già tribuli perché devi tenerlo assemblato. Se in più non ti sei passato le viti, guardate qua. Ecco. Una fatta. Due. Abbiamo quasi finito, Però vi devo far vedere un'altra cosa che io già, appunto, facendo il premontaggio prima, anzi non il premontaggio, l'ho montato proprio tutto e l'ho rismontato come vi ho detto, mi sono accorto che ha lo stesso problema, magari non a tutti, perché nella fusione
basta un decimo di millimetro, le cose funzionano o non funzionano. Allora, andiamo a provare adesso. Allora, questo ancora lo possiamo lasciare, ok? Che è la parte alta del ginocchio, quindi funziona bene. Poi parleremo dei giochi, ragazzi. Questo invece, questo ragazzi, è impossibile da muovere. Vi dico il perché. Guardate cosa succede se io vado ad allentare. Ricordatevi del filmato precedente, non precedente, chiedo scusa, dei filmati che ho fatto in merito al ginocchio sinistro, ragazzi. Manca la possibilità di far scavallare questo pezzo. Non vi sto a spiegare tutto, è molto lungo e ve l'ho già fatto vedere lì, ragazzi. Abbiate pazienza, è tutto nel video. Vi faccio solo vedere una cosa, però guardate. Se io vado ad allentare questa vite qua, vedete, si allarga ovviamente. Vado ad allentare questa. Adesso guardate cosa succede. Se io schiaccio qua, lui ha lo spazio. Non so se riesco a farvi vedere. Aspettate. Vedete? Quindi, se io devo spostarlo e schiaccio col pollice, lui cosa fa? Si sposta. Vedete? Schiaccio e lui si sposta. Se avvito, come devo avvitare ovviamente, no? Se avvito però, questo non succede più. Io non lo posso più fare. Non posso più schiacciare perché non c'è più lo spazio. Cosa bisogna fare in questo caso, ragazzi? Se lo volete fare, dovete fare l'intervento che vi ho fatto vedere nel ginocchio sinistro, cioè andare a consumare lo spazio qua sotto. Ok, ragazzi, vi dico solo questo perché è inutile che vi faccio vedere il lavoro di nuovo, sarebbe lo stesso identico del lavoro degli altri video. Ok? Cosa sono queste? Queste le ho fatte come le ho fatto anche nell'altro video. Cioè, a me questo gioco non piace. Non so se si vede, aspettate, lo metto, guardate la leva e non faccio scatti, guardate, vedete? Questo è un gioco che sembra impercettibile, ma quando avete la leva lunga, quando andate a chiudere la parte dorata della coscia sulla parte di metallo, vi renderete conto che è un problema. Allora, ho fatto semplicemente questo pezzo qua, le misure ve le ho già date nell'altro filmato, però per carità, questo va inserito qua dentro, ve le do lo stesso, di nuovo, ecco qua, azzeriamo, perfetto, è 1,24 mm, ok ragazzi? Poi se non avete il calibro, l'importante è che la misura ce l'avete da sé, ragazzi, deve entrare in mezzo a questo spazio, deve entrare qua dentro, ok? Per chi non avesse il calibro, è ovvio, no? Io ve lo dico per chi ha il calibro, 1,24, 1,25 e l'altezza in questo caso è 12,87, scarsi 13 mm, 12,98, ok? Larghezza 7,45. Queste sono le misure italiane. Adesso per gli inglesi e americani, ragazzi, è giusto che io faccia anche in pollici. Allora, questa è la misura in pollici, ragazzi. Lunghezza, leggete voi, così non dico nulla, è ovvio, leggo 0,503, comunque. Larghezza, sempre in pollici, e spessore, sempre in pollici. Ecco qua, finito. Questo qua andrò poi a colorarlo di rosso quando lo inserirò qua, ma non si vede, ragazzi, solo per dirvi quanto sono pignolo io. Sono cose abbastanza inutili queste qua del colorarlo, però lo faccio lo stesso, chi se ne importa. E va inserito qua, guardate. Vedete? Se voi inserite il pezzo qua, questo non ha più gioco. Assolutamente non ha più gioco. Vedete, questo è quello che non si muove proprio perché è da fare il lavoro che vi ho detto. Questo è per il gioco, mentre invece va grattato poi all'interno come ho fatto negli altri video, ragazzi. Andatevi a vedere il ginocchio destro, l'intervento. Questo invece non devo farlo, sono fortunato, non serve, qua va benissimo. Quindi agirò solo su questo. Che altro dirvi, ragazzi? Stavo pensando... sì, quest'altro pezzo qua che vedete l'ho fatto per quest'altro qua, perché c'è anche un po' di gioco da quest'altra parte, guardate, e non è poco il gioco, guardate che gioco che c'è, aspettate, vediamo se ce la faccio a far vedere bene.
guardate, tantissimo. Andrò a smontarlo, ovviamente, perché devo grattare la parte, devo fresare la parte che già vi ho detto, e poi andrò a inserire questa linguetta, poi la taglieremo. L'ho tenuta solo perché mi agevola di più l'inserimento. L'ho già misurata e va perfettamente qua dentro. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo finito qua, vero ragazzi? Sì, qui abbiamo finito. Allora adesso vi faccio vedere una cosa che e chi vi fa vedere un video così, ragazzi? Più mi smonti, poi smonta, rimonta. Ecco perché ci tengo, ragazzi, ad aiutarvi, perché per quanto mi riguarda io me lo posso anche montare da solo, però so che chi non è capace mi dispiace. Allora andiamo a levare tutto, perché tanto poi non è un problema, lo rimonto. Andiamo a prendere questo, andiamo solo a pulire un po' dal grasso, se no mi riempo le mani di olio. Ecco qua, di olio di grasso, ecco qua. Adesso vi faccio soltanto vedere dove va inserito quel pezzo. Quel pezzo, questo va messo poi così, questo va messo così. Ci arriviamo, e questo pezzo qua, che vedete, io lo inserirò qua. Vedete che affilo? Guardate. E non avrà più gioco la leva. Il pezzo, la misura che vi do di questo, tenete presente che è un po' conico in fondo, per capirci. Questo all'interno è conico, cioè si stringe così, ok? Quindi la misura che abbiamo da qua a qua non è la stessa che abbiamo da qua a qua. Comunque, per chi volesse farlo, io non mi costa niente, ve lo dico. Non guardate il pezzo lungo qui, ragazzi, Anzi, facciamo così, tagliamolo subito, se no vi complico la vita. Ecco, vedete? Se andiamo a vederlo sotto, infatti, andiamo a mettere però i milli in centimetri, se no, Ragazzi, il video sarebbe già finito. Sto soltanto semplicemente spiegandovi come intervenire se volete. Ok, ho messo a 0. Perfetto. Questo è il pezzo della coscia, Quindi spessore è 2,16. Sì, 2,15, 2,16. Sempre fatto, andatevi a vedere il video vecchio, ragazzi, del ginocchio sinistro, andatevi a vedere quello che è tutto lì. Poi larghezza 9,48 sopra, ecco perché vi dicevo che è conico, e sotto è 9, 8,98. Altezza, l'altezza è 8,44. Lo vedete tutte, no ragazzi? 1, 2, 3, 9,51 è la larghezza, spero di non aver fatto pasticci. Comunque, larghezza, questa qua. Adesso andiamo a vederla in pollici. La larghezza in pollici, chiedo scusa, è 3,71 sopra la parte superiore, mentre la parte che va sotto, per capirci, così, la parte bassa è più stretta, quella che va inserita così. E la parte bassa è infatti in pollici 3,45. Ragazzi, do anche quelle in pollici perché ci sono diversi americani e inglesi che guardano, meno male. Ok? E non solo, anche gli stranieri che lo guardano in pollici. Poi abbiamo la larghezza, che è questa in pollici, leggetela voi, che sapete meglio. E poi c'è l'altezza, che è questa, e la larghezza. Aspettate, l'altezza l'abbiamo data. Allora, altezza superiore, altezza inferiore in pollici. Ho già dato tutto per voi ragazzi italiani in centimetri e in millimetri, questo è per loro. Altezza è questa. Insomma, penso di aver dato tutto, ragazzi. È abbastanza complicato fare i filmati in questi termini. Vedete, questo è un filmato un po' atipico rispetto a tutti quelli che fanno gli altri, perché qua è ancora tutto smontato, però ho dovuto farvi vedere il perché. Poi
dov'è che si andrà a agire, visto che questa è la parte della coscia e come avete visto prima si muoveva bene, quindi non andremo a toccarla, a parte il gioco, questo qua che l'ho già risolto, stessa cosa anche qui. Ecco dove andremo poi ad agire, andremo a consumare la parte più dura dove non si muoveva, questo pezzo qua che vedete, questa T che vedete qui, senza toccare i bordi, guai, guardate il filmato vecchio ragazzi, senza toccare i bordi né qui né qui né qui, solo qua, fresando come vi ho fatto vedere come fresare. Così facendo noi daremo la possibilità, dove è andata la ghiera, eccola qua, faccio vedere, una volta che noi andiamo a consumare questo spazio qua, questa potrà fare questo lavoro qui, guardate, andare su e giù e scollinare con la molla i denti, diversamente no, ed è indispensabile andare a consumare questo, se no ragazzi non lo muovete. In questo caso, se siete invece fortunati e vi si muove, non dovete fare alcun intervento, ok ragazzi? Ovvio, no? Se siete interessati lo fate, se no ragazzi il robot sta su da solo, il robot, scusate, l'armatura, ok? Ragazzi, io chiudo qua il filmato, vi ringrazio della vostra attenzione. Scusate, sposto un attimo perché ho fatto un po', questo non è un tutorial per montare ragazzi, questo è proprio un banco da lavoro, tutto in diretta ragazzi, io cerco di fare quello che posso, se avete problemi scrivetevi, aggiungetemi su Messenger, fatemi domande, non vi preoccupate ragazzi, poi tutti i filmati vanno chiaramente tradotti in diverse lingue, quindi non ci sono problemi come sottotitoli. Ragazzi, grazie di seguirmi, grazie veramente, mi auguro che se riterrete interessanti i video vi possiate iscrivere, io vi ringrazio di attivare anche la campanella e guardate la mia playlist, ci saranno sempre cose più nuove, ovviamente anche di altro genere che magari possono anche interessarvi. Grazie ragazzi, un abbraccio a tutti e vi auguro una serena serata e poi adesso andiamo a vedere se riesco a preparare il video 52 e il 53. Ciao ragazzi, alla prossima!